Salve a tutti ragazzi, come va? Io ho da poco acquistato una nuova scrivania e questo mi ha permesso di fare un po' d'ordine per quanto riguarda la mia attrezzatura e ciò che utilizzo solitamente per finalizzare i miei video, quindi per montarli, per fare un minimo di VFX e poi per caricarli qui sul mio canale. E visto che ho fatto un lavoro che ritengo essere quantomeno decente, in questo caso, e visto che mi piace tantissimo il mio setup, ho pensato di realizzare questo video, il mio desk setup. Quindi spero che possa interessarvi e direi di mettere un bel bando alle ciance perché c'è veramente tanto di cui discutere, l'attrezzatura di cui parlare è tanta, quindi meglio non perdere troppo tempo in dettagli e cose varie. Quindi per cui lanciamo la sigla, dopodiché partiamo subito con il desk setup. Direi di partire subito con la scrivania. La ne ho arrivata. Questa scrivania l'ho acquistata su Amazon perché principalmente io abito in zona rossa e in questo periodo è veramente molto difficile, se non impossibile per l'appunto, uscire di casa ed andare ad acquistare mobili in un negozio fisico. Però la cosa molto carina è che si è rivelata essere una scrivania veramente di altissima fattura e molto economica, quindi in realtà ho fatto un affarone. Ve la presento con qualche b-roll, ve ne parlo e qualora vogliate acquistarla qui sotto trovate il link all'acquisto direttamente su Amazon e ricordate che tutti i prodotti che nominerò, tutti i prodotti che vi mostrerò in questo video potete trovarli qui sotto in descrizione. Quindi qualora vi interessi qualcosa di ciò che vedrete, qui c'è tutto, andate tranquilli. La scrivania è una Soges ed è una scrivania ad L, in quanto a me serviva una scrivania abbastanza grande, quindi ho ben pensato di sfruttare una scrivania ad L in modo da avere un'area maggiore per lavorare. L'ho acquistata su Amazon, come ho detto prima, spendendo soltanto 109 euro e dico soltanto perché, come potete ben vedere, si tratta di una scrivania estremamente spaziosa e sicuramente perfetta per le mie esigenze. Io utilizzo il lato sinistro per il computer e il lato destro per scrivere, quindi il lato destro è assolutamente fondamentale perché è lì che nascono tutte le idee per i miei video, che scrivo tutti i miei video e che tutto ciò che penso prende forma. Inoltre tutti i cavi di questa mia postazione sono stati nascosti sotto e dietro la scrivania grazie a delle bellissime e comodissime clip per cavi in nylon. Anche quelle sono comodissime e servono tantissimo per fare cable management e quindi per nascondere tutta la cavetteria, che è una cosa che odio da impazzire. I cavi non si devono vedere, ricordatelo sempre. Per quanto concerne invece il lato computer, la mia macchina è stata assemblata qualche anno fa, quindi ormai è abbastanza vecchiotta, però fa ancora il suo lavoro, soprattutto lavorando in proxy riesce a farmi lavorare anche in 4K sia su Adobe Premiere sia su Adobe After Effects, quindi ancora fa il suo lavoro. Per ora non voglio aggiornare minimamente l'hardware, anche perché il mercato delle componenti hardware in questo momento ha subito un'impennata pazzesca ed ogni componente costa veramente tantissimo, tutto è sovrapprezzato e chi conosce il mondo dei computer e lo segue saprà anche perché, visto che c'è carenza di materiali di produzione per via delle pandemie e di tutto il resto, si sta producendo veramente poco e le schede video, soprattutto quelle più nuove, sono veramente molto rare. Ma andiamo subito avanti, continuiamo. Il mio monitor, alcuni di voi lo conosceranno già, è l'LG 29VL50S, è un monitor di cui ho discusso ampiamente su questo mio canale. Io ho dedicato una recensione lunghissima che, se non avete ancora visto, vi lascio qui in alto a destra. All'interno di questa recensione troverete tutte le informazioni su questo monitor qualora dovesse interessarvi. Io in questo video vi dico soltanto che è enorme perché è un 21 noni, è perfetto per il multitasking, ha dei colori bellissimi e calibrandolo risulta essere anche molto fedele. Inoltre il pannellino IPS mi sta dando tante soddisfazioni, quindi monitor ultra consigliato sia in questo video che nel suo. Per quanto invece riguarda il kit di mouse e tastiera, loro sono un po' più banali e probabilmente sono la parte peggiore del mio intero setup. Vediamoli meglio. Il mouse non ricordo affatto come si chiami o di che marca sia, l'ho acquistato in un negozio fisico, ma mi ci trovo molto bene soprattutto per via dei tastini laterali che posso programmare con l'ausilio di Xmouse Button Control, che è un software che permette di mappare i tasti del mouse in modo da permetterci di premere qualunque tasto o combinazione di tasti direttamente da mouse. Io ho messo Ctrl K sul primo tastino di quelli laterali e Ctrl V sul secondo tastino, quindi su Adobe Premiere posso tagliare le clip e incollare le clip ed è molto comodo perché da mouse posso fare delle azioni che altrimenti richiederebbero l'uso della mano sinistra. La tastiera invece è una Klim Lightning, una tastiera semimeccanica di Klim, azienda con radici per metà italiane con la quale mi sono trovato a collaborare anni fa. Ho acquistato questa tastiera nel 2017 e nonostante qualche graffio è ancora perfetta e svolge egregiamente il suo lavoro. È costruita completamente in metallo, pesa solo 1 kg e grazie alla sua natura semimeccanica non perde un colpo. Inoltre non ha problemi di ghosting e non è rumorosissima come una
meccanica. Probabilmente in futuro passerò ad una Logitech meccanica wireless per avere i tasti programmabili di lato, il poggiapolsi e tutto il resto. Per ora questa ce l'ho dal 2017 e non perde davvero un colpo. Quindi qualora siete interessati ad una tastiera con un ottimo rapporto qualità-prezzo, anche se cablata, questa ve la consiglio e la trovate come al solito qui in descrizione. Il mouse non lo trovate perché non so come si chiami, ma qualunque mouse con 2 tastini laterali va benissimo per ciò che faccio io, soprattutto se utilizzate X-Mouse Button Control. Invece qui alla mia destra potete vedere la mia tavoletta grafica, cioè alla mia sinistra, alla vostra destra. Questa tavoletta grafica è la Uyon Canvas Pro 13, tavola che a mio avviso presenta il miglior rapporto qualità-prezzo attualmente sul mercato. Tempo fa avevo la Uyon GT220V2, ma per via del fatto che presentava diversi problemi legati allo spessore del suo schermo, e visto che per me una 21,5 pollici era troppo grande, in quanto io ci disegno, sì, ma principalmente uso la tavoletta grafica per editare i miei scatti su Photoshop, quindi per fare fotoritocco, ho deciso di venderla e ripiegare sulla più economica e funzionale Canvas Pro 13. Probabilmente in futuro le dedicherò una recensione perché c'è veramente tanto da dire su questa tavoletta, ma per ora sappiate che 1. A me piace un sacco utilizzarlo e mi ci trovo estremamente bene, e 2. Secondo me è il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato attualmente. Poi appena dietro la mia tavoletta grafica, l'immancabile Blue Yeti. Eccolo qui, montato su un supportabraccio in modo da poterlo tirare fuori all'evenienza. Il Blue Yeti lo conoscerete tutti, è un microfono desktop che si alimenta tramite USB. Montandolo su un supportabraccio risulta essere comodissimo, è ottimo per registrare voiceovers o per streamare cose. Poi a fianco alla tavoletta, al monitor e al Blue Yeti avrete notato anche i miei monitor audio. Quelli sono i Maki CR4, una coppia di monitor multimediali da 4 pollici formati da un monitor attivo e da uno passivo. Quello attivo presenta sia la ruota per regolare il volume che uno switch per definirne il posizionamento. Inoltre ha una comodissima uscita audio per le cuffie, oltre al classico AUX. Io le uso principalmente per editing perché suonano molto piatte, quindi per l'editing audio e per l'editing video vanno più che bene. Ovviamente qualora vogliate ascoltare musica manca un subwoofer per avere un impianto completamente funzionale. Appena a fianco invece ai monitor audio c'è la mia ciabatta a torre. Quella alimenta l'intero sistema. Questa ciabatta a torre l'ho sempre acquistata su Amazon e all'occorrenza può diventare una doppia presa. Inoltre può caricare i nostri dispositivi USB ed è comodissima perché io qui carico il mio smartphone ogni volta. Infine, per completare il quadro generale, anche se non lo vedete da questa inquadratura, qui sotto c'è un portacuffie montato direttamente con il nastro 3M sotto la scrivania. Su questo portacuffie troviamo le mie 2 cuffie, le Corsair Wireless e le AKG K52. Le prime sono cuffie da gaming, le seconde sono cuffie da studio. Delle AKG ne abbiamo già parlato sul mio canale, vi lascio il video qui in alto a destra. Sono cuffie da studio che costano 30 euro e suonano benissimo qualora vogliate fare editing video ed audio. Questo ovviamente in sintesi. Qualora vogliate una recensione più dettagliata, qui trovate tutto ciò che vi serve. Invece delle Corsair non ho ancora realizzato nessun video, però qualora lo vogliate sentitevi liberi di chiedermelo perché sicuramente mi farebbe molto piacere recensirle. Sono principalmente cuffie da gaming, le uso anche per ascoltare musica, suonano in maniera completamente diversa rispetto alle AKG, ma anche loro sono molto carine. Inoltre sono wireless, quindi estremamente comode. E ultima per non importanza, questa sedia da ufficio sulla quale mi sto sedendo, acquistata in un negozio fisico e sì, da ufficio, non da gaming, perché le sedie da gaming mi sono sempre sembrate essere troppo sovrapprezzate, mentre queste da ufficio sono estremamente comode e costano molto di meno. Io l'ho pagato 80 euro. Una sedia da gaming con 80 euro non la comprate. Ha le ruote, è comoda e ha tutto ciò che potrebbe servirvi. Quindi qualora vogliate una sedia per la vostra postazione, io personalmente vi consiglierei una sedia da ufficio, una poltrona da ufficio e non una sedia da gaming. Il lato destro invece è dedicato completamente alle scritture e agli appunti. Lì nascono tutte le mie idee, mi segno le varie idee per i video e quelle idee poi prendono forma con il mio taccuino, questo qui, sul quale scrivo tutti i miei video a mano, perché mi piace avere le cose a mano scritte, e quindi è una componente assolutamente essenziale e volevo avere questo spazio libero per scrivere, per poter dar forma a tutto ciò che ho in testa e per appuntarmi ogni singola cosetta. Quindi ne avevo bisogno e da qui nasce l'esigenza di una scrivania Dell e quindi di una postazione pensata per una scrivania Dell. Detto ciò, questo era tutto. Qualora qualcosa abbia attirato la vostra attenzione e vogliate sapere qualcosina in più in merito all'attrezzatura che utilizzo, sentitevi liberi di lasciare qui sotto un commentino e chiedere tutto ciò che volete. Risponderò senza ombra di dubbio a qualcosina, o potrei addirittura realizzare il video
su qualcuno di questi strumenti. Sulle Mac no, perché ormai è uscito il modello nuovo e questo è raro trovarle sia su Amazon sia sugli altri siti web, molto spesso non sono disponibili, però magari il modello nuovo può essere anche abbastanza efficiente come queste qui. Non ne ho idea. Quindi questo video si conclude qui. Qualora non siete ancora iscritti al mio canale vi invito ad iscrivervi per non perdervi i prossimi contenuti. Qualora invece non mi seguite ancora sui miei vari social che sono comparsi in questo momento, vi invito a seguirmi. Invece qualora siete già iscritti e mi seguiate già sui vari social, bravi, siete delle belle persone. Detto ciò, io vi ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima gente, bye bye!